E benvenuti in questo nuovo video. Siamo in una giornata importante perché notizia di oggi, di queste ore, Di Francesco e Antonelli hanno deciso di separarsi, quindi di fatto Di Francesco non dovrebbe più essere allenatore del Venezia. È una notizia che alla fine era nell'aria un po', se insomma si capiva un po' di percezione bastava per capire che le cose non stavano andando bene. Si parlava del fatto che non avesse risposto nel weekend appunto a, al fatto sulla sua permanenza appunto nella panchina del Venezia. Doveva arrivare la risposta nel weekend, non l'ha fatta pervenire, e quindi insomma quello poteva già far capire, poteva far immaginare che adesso insomma le cose sono praticamente ufficiali. Teoricamente ci dovrebbe essere stato un ultimo incontro praticamente, oggi non si è combinato nulla, comunque non si è trovato l'intesa per andare avanti. Insomma, si è deciso di lasciarsi così. Cioè, sono tanti i ragionamenti possibili, però è difficile racchiuderli tutti in un unico video, perché sono davvero tanti. Sarà da capire veramente quali sono le ragioni che hanno portato a tutto questo. Sì, ci possono essere comunque diverse ragioni. Una tra tante è probabilmente il progetto tecnico che non gli è piaciuto, o comunque la società non gli ha dato quello che avrebbe voluto Di Francesco, e per questo non hanno trovato un accordo che fosse unitario. Quindi non hanno trovato un accordo che potesse andare bene per entrambi, però secondo me Di Francesco aveva già le idee chiare all'inizio, perché già dall'inizio non ha dato una risposta, e ha aspettato anche che arrivassero magari altre offerte da altri club, come avevamo già anche detto. E infatti, da quello che è uscito stamattina, il Lecce ha esonerato Giampaolo poche ore fa, è arrivata la conferma, e fatalità è arrivata la conferma anche di Francesco adesso. Sembra quasi una coincidenza, forse. Boh. Sì, sì, no, infatti anche nelle nostre storie su Instagram l'abbiamo scritto, e anche nei post di YouTube. Di fatto, cioè, puzza tanto quella notizia lì, perché di fatto è vero, insomma, risoluzione consensuale tra Giampaolo e Lecce, mi pare sia questa la formula, e pochi minuti dopo, può essere una coincidenza, però mi sembra strano, esce la notizia appunto che le strade si dividono tra Di Francesco e Venezia. Per carità, di sondaggi del Lecce, della Cremonese, del Pisa, se ne era parlato nei scorsi giorni per Di Francesco, e va bene. Però insomma, tra tutte, forse il Lecce è la soluzione un po' più, non dico sì, semplice, tra virgolette, la più appetibile, ecco, di queste che aveva. E sicuramente adesso è un nome gettonatissimo in chiave Lecce. Sicuramente cioè, nella non risposta ad Antonelli c'è probabilmente anche questo, sicuramente. Io non lo escludo assolutamente. Anzi, poi adesso c'è anche da capire chi lo sostituirà, perché comunque si sta parlando tantissimo di Pecchia e Stroppa. Ultimamente, cioè, ultime ore più Stroppa che Pecchia in realtà, perché appunto a Cremonese si separerà con Stroppa. La Cremonese tra l'altro pretendente per Di Francesco, quindi è tutto un incastro. Potrebbe esserci all'orizzonte praticamente uno scambio di allenatori, dove Di Francesco andrebbe alla Cremonese e noi prenderemo Stroppa. Però adesso poi staremo a vedere comunque anche nelle prossime ore cosa si muoverà, quale sarà il nome, e poi faremo tutte le analisi del caso, le analisi tattiche su l'allenatore, tutto quanto. Però per il momento davvero quello che mi lascia perplesso è capire il perché, da dove nasce questa separazione. Cioè, ok, il progetto tecnico ti convince più, però di base comunque il contratto che avevi era biennale. Quindi, insomma, poi le solite storie, cioè nel senso, sei alla seconda retrocessione di fila e sembra quasi una lezione non imparata dall'anno scorso, da Frosinone, insomma, cioè, retrocedo con la squadra, però la lascio in B, però io rimango in A. È uguale, praticamente è successo con noi. Poi non so se è più colpa di Francesco in questo caso della separazione, o più colpa della società.
non tanto di Antonelli, ma quanto di chi gli sta sopra. Questo è un dubbio che ho. Sì, comunque Di Francesco in tutto l'arco di questa stagione non ha mai avuto una squadra adatta a lui, un modulo adatto a lui, quindi non c'è mai stata non lo so, non sono mai andati d'accordo, tra virgolette, tra il suo modo di vedere il calcio, come giocare e effettivamente quello che aveva a disposizione il Venezia in quel momento. Quindi in realtà avrebbe anche un po' senso come cosa, perché dovrebbe rivoluzionare un po' tutto il modo di giocare, i giocatori in generale, perché dovrebbe riadattare a un altro modulo. Finalmente Di Francesco vorrebbe magari giocare con il suo modulo, magari, e avere dei giocatori un po' più adatti al suo modo di giocare. Questo non l'ha avuto nell'arco di tutta la stagione, cioè questo è chiaro, quindi non sono mai andati d'accordo su quel punto di vista. Infatti anche all'inizio noi dicevamo hai scelto un allenatore che non è per niente adatto con il progetto che era stato creato prima da Vanoli e il modo di giocare. Quindi ha senso in realtà come allontanamento, perché sono due mondi molto diversi e ci sarebbe da cambiare molto, secondo me. Però secondo me quest'anno poteva essere proprio quasi la rinascita per Di Francesco anche dal punto di vista tattico, perché avrebbe potuto lavorare meglio, perché di fatto lavori meglio in Serie B con un budget sicuramente che dalle cessioni potrebbe essere comunque importante. Se arrivano le cessioni che sappiamo che sono nell'ordine delle cose, Izes, Nicolo Scaviglia, si creerebbe un bel budget per costruire la squadra che tu vuoi di alto livello per la Serie B. Quindi capisco quella ragione, però per me non è tutta lì, perché comunque di fatto anche con giocatori che potevano rimanere, che comunque potrebbero appunto esplodere in Serie B, di quelli che già ci sono, non avresti una brutta squadra. Secondo me è proprio il fatto che vuole rimanere ad alti livelli in Serie A, quindi questa è la sua ambizione. Capisco che possa essere perplesso dell'offerta del Venezia, però non lo so, per me è più la vera ragione, è più l'ambizione di rimanere in Serie A, cosa che alla fine ha fatto anche l'anno scorso, alla Sì, fine, sì, cioè infatti. di aspettare una chiamata, in quel caso lì è stata la nostra, e quest'anno probabilmente andrà uguale. Non so se alla fine sarà veramente il Lecce o una di queste squadre, però vabbè, la notizia comunque di fatto è che non si proseguirà insieme, e adesso niente, si guarda principalmente a Pecchia o Stroppa, poi faremo veramente tutte le analisi del caso e analizzeremo bene qual è insomma le notizie, le news che si susseguiranno in questi giorni, e poi faremo tutte appunto le analisi anche tattiche del caso su quale sia l'allenatore migliore. Però appunto fateci anche voi sapere qua sotto quale secondo voi è il più adatto a questa rosa. Per il momento comunque siamo abbastanza scioccati, no, secondo me, perché comunque potevamo anche aspettarcelo. Però ecco, sicuramente non era stato così positivo come si diceva quel famoso incontro in settimana, il primo incontro che c'è stato tra Francesco e Antonelli, che riportavano un po' tutti, fosse positivo. A quanto pare non era così positivo. Non lo so, perché comunque se è finita come è finita, Sì, ma qualcosa non ha comunque funzionato. sì, alla fine noi abbiamo iniziato la stagione dicendo che non sarebbe stato l'allenatore migliore da prendere, poi abbiamo cambiato idea nell'arco della stagione perché abbiamo visto i risultati e tutto. Alla fine potevamo anche dire di poter andare avanti con lui, però secondo me se un allenatore non vuole rimanere, meglio che vada via e ne prendi un Per altro carità. convinto. Assolutamente sì, 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 no, ma infatti va benissimo così, però dico per la sua carriera non lo so, sicuramente insomma il Lecce okay, buona squadra, però comunque quello è il suo destino, sia di lottare ogni anno per non retrocedere. Quindi non lo so che senso ha, però proprio parlo per la sua carriera, in questo caso qua. Però vabbè, è una sua scelta del tutto personale, però comunque ci sta che molti in questo momento qua ci rimangano un po' male, perché comunque la piazza non gli ha fatto mancare l'affetto, anche
all'ultima giornata quando siamo definitivamente retrocessi. Al di là che sia un problema, come dire, di incompressioni con la società, la motivazione o che sia la tua ambizione di rimanere ad altissimi livelli, uhm, che sia questa o quella la ragione per cui ci sarà questo allontanamento, molti secondo me ci rimarranno male, perché comunque si aspettavano che dopo la comprensione, dopo sì, dalla comprensione della retrocessione, comunque da un merito che gli abbiamo dato al suo lavoro, anche noi in primis, venire un po', cioè, passare per seconda scelta se dovesse scegliere una squadra di Serie A non è bello. Non è sicuramente bello, anche perché insomma pensavo, ma questo è il mio pensiero, avesse un po' capito la lezione dall'anno precedente, dal Frosinone, invece, l'ambizione forse è più forte di tutti, quindi va bene così, insomma. Questo è il mio pensiero per ora. Sì, condivido pienamente. E nulla, quindi diteci voi qua sotto cosa ne pensate, scrivetelo pure e ne riparliamo insieme. Sono molte opinioni personali in questo momento, perché le vere ragioni chiaramente magari usciranno tra un po'. Iscrivetevi, lasciate like per aiutarci, chi vuole aiutarci ancora di più può abbonarsi e sempre Forza Venezia. È sempre Forza Unione.